Care amiche, cari amici, ben ritrovati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse già, io sono Tiziano, tarologo, e quest'oggi ho il piacere di accompagnarvi nell'affascinante mondo dei tarocchi. Più nello specifico andremo ad analizzare due possibili chiavi di lettura delle carte, la tarologia e la cartomanzia. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, un po' di storia. Le origini si perdono nella notte dei tempi, eventi storici documentati si intrecciano con miti e leggende, il tutto amalgamato in un alone di misticismo ed esoterismo. Alcuni studiosi ritengono che i 78 arcani maggiori e minori discendano proprio dai 78 fogli del libro di Thoth, un libro profetico in cui si ritiene fossero contenuti i segreti del mondo degli antichi egizi. Altri associano i tarocchi all'età preclassica e alla filosofia ermetica di Ermete Trismegisto, personaggio leggendario, venerato come un vero e proprio maestro portatore di sapienza, ritenuto l'autore del famigerato Corpus Hermeticum e uno dei massimi esponenti dell'astrologia ellenistica. Secondo altri, invece, l'origine dei tarocchi sarebbe da ricercarsi nelle carte da gioco della Cina del IX secolo. Altri, invece, ritengono che siano il risultato della contaminazione tra le carte mamelucche e lo gnosticismo cabalistico ebraico. Ciò su tutti concordano è che è nell'Italia pre-rinascimentale che le carte si sono evolute per opera dei grandi maestri miniaturisti dell'epoca delle signorie. Ed ecco alcuni tra i mazzi di tarocchi più famosi, tra cui troviamo i Visconti Sforza, i Solabusca, i tarocchi del Mantegna. Il momento di svolta tra i tarocchi rinascimentali e i cosiddetti tarocchi di Marsiglia si ha probabilmente con la conquista da parte dei francesi della Lombardia nel 1499, quando le truppe di Luigi XII trafugarono da Milano le lastre in legno con le incisioni delle carte. Queste lastre furono poi portate nella città di Marsiglia, che diventò uno dei maggiori centri di produzione dei tarocchi d'Europa. Una di queste lastre è sopravvissuta fino ai giorni nostri ed è conservata all'Università di Yale nel Connecticut. Ora, come un musicista sente una sorta di richiamo, predilezione verso uno specifico strumento musicale, così il tarologo sente il richiamo del mazzo di carte. Per me è stato così, e il mio percorso da tarologo è iniziato con i tarocchi Rider-Waite-Smith, ideati dal famoso mistico ed esoterista statunitense Arthur Edward Waite e disegnato dalla pittrice e occultista Pamela Colman Smith, entrambi seguaci dell'ordine ermetico dell'Alba Dorata di Londra. Ora, alcune domande sorgono spontanee. Perché interrogare i tarocchi? Che domande possiamo fare alle carte? Che cosa dicono le carte del mio passato? Ma soprattutto, che cosa dicono del mio futuro? Le domande che si possono fare alle carte dipendono dal tipo di risposte che si stanno cercando. E qui entrano in gioco le due possibili chiavi di lettura delle carte, la tarologia e la cartomanzia. Per la tarologia, i tarocchi sono uno strumento filosofico e psicologico volto alla crescita personale e capace di offrirti la giusta segnaletica in quell'immenso viaggio evolutivo che è la vita. Essi stimolano l'introspezione psicologica con l'obiettivo di far emergere l'inconscio, affinché tu possa prendere decisioni in maniera più consapevole e fare chiarezza nella tua mente. Quindi, in questa chiave interpretativa, i tarocchi non hanno nulla a che vedere con l'arte della divinazione e pratiche di predizione del futuro. È un viaggio a tre, nell'inconscio, il tarologo, le carte
e il consultante. Cosa ben diversa è la cartomanzia. Quando si effettua una lettura cartomantica, ciò che si evidenzia è, tra tutti i possibili futuri, quello che ha più probabilità di avverarsi, lasciando inalterato il normale susseguirsi degli eventi. Effettuando più letture divinatorie sullo stesso argomento, non avrai le stesse identiche risposte, in quanto andrai a esplorare vari possibili futuri. La cartomanzia non è introspezione, ma è proiettata a darti la predizione di una delle tante ramificazioni del tuo futuro. Vediamo ora di capire il perché dovresti consultare i tarocchi. Come abbiamo visto, i tarocchi possono essere quello strumento che ti permette di stare meglio nel momento in cui avverti una sensazione di sbilanciamento delle sfere della tua vita, economica, affettiva, spirituale. I tarocchi, attraverso un percorso svolto assieme a un tarologo, ti permetteranno di ritrovare il giusto equilibrio per vivere un'esperienza più consapevole e serena, mettendo a nudo ciò che si nasconde nel tuo inconscio. In descrizione trovate i miei contatti per intraprendere assieme questo percorso. Scrivetemi per avere maggiori informazioni sui miei consulti. Nelle stese di tarocchi che seguiranno, in ogni video, andremo ad scoprire assieme sia la tarologia che l'approccio cartomantico, al fine di avere una più completa conoscenza delle potenzialità di lettura delle carte. E quindi passiamo alla rubrica Parola ai tarocchi, in cui chiederemo alle carte di rispondere ad alcune delle vostre domande. Prima di passare all'estesa vi ricordo i miei contatti per prenotare il vostro consulto privato online. Il primo consulto è gratuito e dura solitamente 10-15 minuti. Viene fatto su piattaforma Google Meet o Zoom. Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento vi invito a scrivermi per mail o WhatsApp. I miei contatti sono anche qua sotto in info box. Ed ora passiamo alle vostre domande. Ci ha scritto Licia, sempre nome di fantasia, 25 anni, Ariete. Buongiorno Tiziano, il mio ragazzo è iperattivo, gite in moto, sport subacquei, attraversate in montagna, partite a basket con gli amici ed io sempre al traino. Lo amo tanto, ma spesso mi chiedo se è proprio il tipo giusto per me. Bene, cara Licia, vediamo subito se lui è il tipo giusto per te. Bene, cara Alice, le carte indicano che non è la prima volta che ti fai questa domanda. Il seme del dubbio è stato seminato molto tempo fa e vedo che la cosa sta avendo una brutta influenza su di te in via generale. L'energia è canalizzata dalla torre, un arcano molto potente ma anche molto negativo all'interno di questa stesa. Difatti possiamo vedere che le tue intenzioni con lui sono partite nel migliore dei modi,
e anche lui sostanzialmente la sua energia vibrava all'unisono con te. Purtroppo però questo suo anteporre se stesso, i suoi amici, gli sport, le sue attività alla vostra relazione sta minando irrimediabilmente quello che era la vostra intimità, quella che era la vostra passione. Tant'è che abbiamo una giustizia associata a una torre, due arcani maggiori vicini, il che ci dice strumentalizzazione. Cioè, sei effettivamente al traino? Vediamo la linea del presente. La linea del presente non è messa bene. Non è messa bene. Non è messa bene perché più passa il tempo, più lui non cambia, più c'è un affievolirsi di quella che è la fiamma che guida la vostra passione. E la cosa la si vede molto bene dalla temperanza capovolta assieme al 9 di pentacoli capovolto. Molta insicurezza, molta indecisione. Tu vuoi ancora provare la fortuna, però te ne manca la forza. In sostanza le carte mi stanno dicendo che tu hai già capito l'antifona e hai già deciso. E per quanto riguarda il futuro, le cose non sono messe bene. Non sono messe bene perché abbiamo gelosia, abbiamo un aiuto per fortuna, abbiamo l'alta sacerdotessa. Secondo me c'è una persona a te vicina che ti ha già detto che questa relazione deve terminare. Deve terminare perché non porta a niente di buono. Tant'è che abbiamo sempre nella linea del futuro un altro arcano maggiore, l'imperatrice, che sarebbe positiva solo se dritta, ma in questo caso è capovolta. E quindi anche le carte consiglio, vediamo che devi farti forza, trovare in te stessa quando è il momento di troncare la relazione. Cosa positiva, che da qui a 6 mesi ci sarà un nuovo inizio e questo lo troviamo ben indicato dal matto assieme al 4 di coppe. Quindi Licia, mi dispiace, ma secondo me il consulto era per averci la possibilità di trovare dentro noi stessi la forza di perseguire il nostro vero sé, in quanto le carte ci hanno detto che tu sostanzialmente avevi già deciso. Quindi responso, abbi fiducia nel futuro, l'occasione giusta è dietro l'angolo, pronta per il nuovo inizio. E purtroppo questa relazione deve essere terminata. Bene cari amici, e anche per oggi è tutto qui su Tarocchi e Benessere con Tiziano. Ciao!